Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Racconti dal Nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e oggi racconterò per voi la conclusione della storia della missione Cherokee, riprendendola da dove ci eravamo lasciati. La missione, atterrata nel Piemonte nord-occidentale nel novembre 1944, aveva trascorso molto tempo per organizzare e rifornire i partigiani locali. Grazie a questi rifornimenti, benché insufficienti, i partigiani avevano potuto colpire con più efficacia le forze nazifasciste, che avevano risposto lanciando un rastrellamento nel gennaio del 1945. Durante questo rastrellamento, il capomissione, il maggiore Alastair MacDonald, era stato catturato. Direi quindi di non sprecare altro tempo e tornare sui monti del Piemonte. La cattura del maggiore MacDonald non comportò la fine della missione. La Cherokee era troppo grande, troppo importante, troppo collegata con troppe bande e gestiva troppe informazioni per poter essere smembrata tra le altre missioni già presenti nella zona, o peggio, scomparire completamente. Gli agenti continuarono ad operare in maniera sciolta, anche se con discreto successo, sotto la costante pressione degli attacchi nazifascisti per circa un mese, finché il 18 marzo 1945, sotto la supervisione di Amour, il maggiore Robert Reed e il capitano Mark Terry, un italiano di nome Marco Folchi Vici che ne era l'interprete, furono sparacadutati a circa 10 km sud-est di Biella, con un lancio piuttosto pericoloso, visto che l'area brulicava di truppe nemiche. I due finirono lontano dal campo di ricezione per via del vento e atterrarono in un fitto bosco. Nel buio pesto in cui si trovavano, per poco non si spararono tra loro, ma furono finalmente scoperti da un neozelandese che, come riporta Reed, era completamente ubriaco. Questo non impedì al soldato, dopo averli trovati, di consegnarli sani e salvi ad Amour. Gli ordini che Reed portava con sé erano di continuare le attività di guerriglia contro i tedeschi e approntare piani per proteggere le vie di comunicazione e gli impianti industriali durante la ritirata tedesca, per evitare che facessero terra bruciata. Amour si era sistemato nel villaggio di Salabiellese ed il 19 di marzo fu organizzato un incontro in una valle vicina con il comando di zona, dove Reed espose le nuove direttive dei comandi alleati. Come il suo predecessore, non fu particolarmente bene impressionato dagli uomini del comando di zona, ma rimase soddisfatto dalle loro promesse di cooperazione. C'era poi il problema delle nuove direttive sui rifornimenti per la resistenza italiana, che avevano visto diminuire la quantità di armi personali inviate, quindi pistole, mitra, eccetera, eccetera, in favore di esplosivi. Gli italiani non si lamentarono più di tanto, ma si dovette procedere alla ridistribuzione delle armi già presenti, che vennero considerate bene comune di tutte le bande, piuttosto che proprietà personale di questo o quel partigiano. Per dare il buon esempio, gli agenti consegnarono anche le loro armi, che divennero parte di questa proprietà collettiva. Per un po' questo sembrò soddisfare i partigiani, ma lo scontento risalì rapidamente, visto che la missione dell'OSS che operava nella stessa zona era invece molto munifica con le distribuzioni di armi e materiali. Questo portò i partigiani a lamentarsi con la Cherokee per questa disparità di trattamento. Reed si lamentò a sua volta con la base, ma, come al solito, ormai è un tormentone di questi podcast, senza successo. Il 21 di marzo Reed si trovava a Mongrando per uno scambio di prigionieri tra partigiani e la guarnigione tedesca di Biella. Reed rimase colpito dall'atmosfera che si respirava nel villaggio, tanto che riporta questo dettaglio apparentemente inutile nel suo rapporto finale. Gli abitanti infatti applaudivano ed inneggiavano apertamente i partigiani, nonostante la presenza di militari tedeschi, e i prigionieri tedeschi erano invece oggetti di insulti e sputi. Questi ultimi poi, secondo l'ufficiale, non sembravano per niente entusiasti di lasciare la custodia dei partigiani e tornare tra le fila dei loro commilitoni. Nel frattempo cominciarono le visite al nuovo capomissione. Il capitano Bell, che si era rintanato in Val d'Aosta, mandò detto che si sarebbe fatto vivo presto. Il capitano si era tenuto occupato facendo saltare diversi ponti nel versante sud-orientale della valle. Carmagnola era invece rimasto in zona e Reed lo mise a capo della gestione della propaganda, un compito che l'italiano ricoprì con grande dedizione. Amour e Terry furono inviati in ricognizione nelle valli vicine. Bande partigiane furono riorganizzate in squadre di sabotaggio con l'immissione di elementi polacchi che avevano disertato l'organizzazione TOT. E qui apriamo una brevissima parentesi. La TOT era un'organizzazione della Germania nazista, inizialmente operante nella sola Germania e poi estesa ai paesi occupati, che si occupava di fornire lavoro coatto per le opere che il Reich riteneva necessarie, fossero ponti o le fortificazioni sulla linea gotica. Tuttavia, con tutti questi uomini al suo comando, Reed si trovò ben presto a corto di ufficiali.
Armando e Piero erano stati uccisi, Mercurio era stato catturato e giustiziato. Sciabola, catturato, era riuscito a fuggire ma aveva riparato in Svizzera. Lupo, Amici e Gabori erano a Biella senza fare nulla di particolare se non divertirsi con le ragazze del luogo. Le richieste di aiuto di Rided furono ascoltate e il 29 di marzo arrivò dal cielo il tenente Alex Inatowicz, un ufficiale polacco. Durante il lancio perse la sua borsa piena di esplosivo. Il botto che fece quando colpì il suolo si riverberò nelle valli e per diversi giorni nei villaggi vicini ci fu un gran parlare di un missile caduto nella zona. Inatowicz non parlava italiano, fu perciò assegnato inizialmente all'addestramento dei combattenti polacchi. Tuttavia ben presto assunse il ruolo di quartiermastro generale della missione e, grazie al suo entusiasmo debordante, riuscì ad addestrare al sabotaggio anche gli italiani. Un altro arrivo ben accolto fu quello di Giuseppe, il radiotelegrafista del maggiore Churchill, che era rimasto a Milano dopo la partenza del maggiore. Rided fu ben felice di sbarazzarsi di Lupo, Amici e Gabori e Giuseppe assunse il ruolo di radiotelegrafista della missione. Rided rimase impressionato dalla tempra di quest'uomo. Una volta, racconta nel suo rapporto, sospinti da un'avanzata nemica, la missione dovette fuggire. Giuseppe non aveva gli stivali perché li stava facendo riparare e quindi marciò per chilometri in calzini su un terreno scosceso e accidentato, senza proferire parola. I tedeschi però nel frattempo non rimasero certo con le mani in mano. Alla fine di marzo la missione Ferret venne catturata a Biella. Per di più, il 30 di marzo divenne chiaro che si stava preparando un nuovo rastrellamento su larga scala, con l'obiettivo di sradicare definitivamente il movimento partigiano. Rided divise la missione in 4 gruppi per evitare la cattura simultanea di più di 2 ufficiali, almeno in teoria. Bell, appena arrivato, fu rispedito in Val d'Aosta con le disposizioni riguardo l'antiterra bruciata per la regione. Terry e Inatowicz furono inviati nel Canavese per organizzare la 5ª divisione Garibaldi. Gabbrio, mai nominato finora, infiltrò Ivrea in abiti civili e Carmagnola fu lasciato sul posto, con il delicato compito di prendersi cura del comando di zona e di uno dei kit radio. Amour e Rided invece si trasferirono presso la 12ª divisione Garibaldi per provare anche a contattare Moscatelli, che si sapeva fosse in zona, e il CLN di Novara e Vercelli. Rided voleva inoltre appurare quale fosse la situazione in Val d'Ossola. Il 6 di aprile la missione ricevette il maggiore George Morton, il nostro amico della Incisor, e il caporale Fleury, che andò a rinforzare la Cherokee. Il lancio successivo, il 9, che portò Adam e gli altri, sappiamo fu abbastanza disastroso e risultò in diverse ossa rotte. Nel frattempo Rided tenne una pletora di incontri con il CLN di Biella per organizzare le cose. Il CLN di Ivrea invece fu più timido, come scrive l'ufficiale, e gli fu approppato il soprannome di Comitato Fantasma. Contatti furono anche stabiliti con successo con i CLN di Novara e di Vercelli. Rided incontrò anche il vescovo di Biella e una delegazione di industriali locali. Dobbiamo supporre che anche il signor Macchi fosse della partita. Il 17 di aprile la missione fu nuovamente rafforzata dall'arrivo di un altro ufficiale, il tenente Farran. Tuttavia, il giorno successivo un attacco tedesco costrinse gli agenti a sloggiare e abbandonare il campo di ricezione. Il 19 di aprile gli attacchi tedeschi si intensificarono. La 12ª divisione Garibaldi finì sotto il fuoco dei mortai e si ritirò in profondità nei boschi insieme alla missione. Il maggiore Churchill, il cui arrivo era atteso per quella notte, dovette così rientrare alla base, visto che il pilota non vide alcun segnale luminoso a terra ed il lancio fu cancellato. Per fortuna i tedeschi non ebbero l'intuizione di accendere falsi segnali. Giunse conferma a Rided che i tedeschi intendevano continuare il rastrellamento per almeno 3 settimane per annientare completamente le formazioni partigiane locali. I partigiani cominciarono anche a dare segni di cedimento, ormai stanchi degli incessanti attacchi del nemico. Rided decise di frazionare ulteriormente i suoi uomini e, da quel momento, la missione fu incessantemente in moto, pur mantenendo attivi i suoi contatti con i vari CLN e persino con il CNAI di Milano e il CLN di Torino. Il 23 di aprile i partigiani organizzarono il primo vero contrattacco, lanciato dalla 5ª divisione Garibaldi. Contemporaneamente Farran e i suoi sabotarono l'autostrada Torino-Milano in più punti. Il 24 aprile i tedeschi decisero di abbandonare Biella, che fu quindi liberata dai partigiani con la missione al seguito. Le truppe fasciste furono catturate senza problemi. A Biella fu lasciato Amour, mentre Bell fu inviato a Ivrea e Rided con Terry si spostò verso Vercelli. I due arrivarono in città il 27 aprile e trovarono i partigiani ancora impegnati nello scontro con la guarnigione. La missione prese perciò parte all'assalto finale alla prefettura. Sgombrata la città dal nemico, il CLN graziosamente elargì l'edificio della prefettura come quartier generale della missione, cosa che Rided accettò con piacere. Nel frattempo, Moscatelli e i suoi stavano dilagando senza incontrare troppi problemi, liberando città e villaggi nella zona di Novara, senza istruzioni dirette da parte degli alleati. Ricadde quindi su Rided il compito di coordinare la sua azione con il resto dei partigiani del Piemonte.
Il maggiore si mise quindi in viaggio con Terry per raggiungere Novara, dopo aver ricevuto un altro ufficiale di rinforzo, il maggiore LeBrock. A Novara i tedeschi si erano trincerati e si rifiutarono di arrendersi. Reed inviò loro un ultimatum e quindi ebbe una riunione con i capi partigiani e il CLN, durante il quale il professor Fornara, un socialista, fu nominato prefetto e Moscatelli stesso sindaco della città. Reed scrive nel suo rapporto che inizialmente era diffidente del comunista Moscatelli, su cui se ne hanno sentite molte. Diciamo che era un uomo preceduto di molto dalla sua fama, sia tra gli italiani che tra i britannici. E tuttavia, nel breve tempo trascorso insieme, Moscatelli fu in grado di vincere ogni diffidenza da parte di Reed, che ne parla molto bene nel suo rapporto. Il giorno dopo i tedeschi si decisero ad accettare la resa alla missione e gli agenti rientrarono a Vercelli. Alla fine di una settimana estenuante, Reed era però lieto di riferire alla base che i partigiani avevano agito in modo ammirevole, che le operazioni per preservare il tessuto industriale piemontese erano state un successo e che l'ordine era stato mantenuto grazie agli sforzi dei partigiani stessi. Perfino quella che lui definì la caccia al fascista stava procedendo secondo lui in buon ordine e non costituiva un elemento di disturbo. Tuttavia Reed dovette rimanere con le mani in pasta per un bel po'. L'arrivo dell'AMG fu ritardato più volte e la missione fu tenuta al lavoro per ben 3 settimane dopo la fine ufficiale delle operazioni nella sua zona. Nel pomeriggio del 29 aprile Reed lasciò Vercelli con Terry per andare a fare rapporto al colonnello Stevens a Torino. Sulla strada incapparono in un corriere che portava notizie proprio da parte di Stevens e che fu quindi cooptato come autista per i due. Per sfortuna la macchina forò, lasciando il gruppo bloccato sulla strada. Dovettero pernottare sul posto perché il SAP locale fornì loro una macchina di ricambio, ma questa arrivò solo la mattina successiva. Questa macchina però sembrò a Reed una carcassa e lo doveva essere davvero, perché il maggiore decise di non arrischiarsi a fare il giro largo, attraversando un terreno accidentato per evitare le truppe tedesche che ancora circolavano nella Valpadana, bensì volle tagliare per la pianura, anche a rischio di farsi sparare addosso. L'azzardo pagò e il gruppo raggiunse Torino il 30 di aprile. Stevens e Reed discussero nel dettaglio i possibili piani tedeschi. Reed si era fatto l'idea che questi si stessero ritirando verso Milano, seguendo la sponda nord del Po. Quello stesso giorno la missione si mise in viaggio per rientrare a Vercelli. Tuttavia, lungo la strada, Reed decise di compiere un tentativo che definire ardito e sicuramente riduttivo. Nella miglior tradizione della guerra da corsa britannica, decise che avrebbe ricevuto la resa delle forze tedesche da solo, con una buona dose di astuzia. Per capirci, non stiamo parlando di una guarnigione o di un plotone, ma dell'intero 75° corpo d'armata tedesco. Reed aveva un'idea di dove queste truppe si trovassero per via della sua conversazione con Stevens, tuttavia sapeva che le forze partigiane, impegnate come erano nella liberazione della città e nel mantenimento dell'ordine, non avrebbero potuto dargli supporto. Le sue carte erano 3: la soverchiante superiorità aerea delle forze alleate, la situazione disperata dei tedeschi ed il fatto che, in quanto ufficiale alleato, i tedeschi avrebbero potuto arrendersi a lui senza il disonore di capitolare di fronte a forze irregolari come potevano essere i partigiani. Fatto il punto mentale della situazione, Reed si convinse che le sue probabilità erano buone e quindi dirottò la macchina sgangherata dalla sua strada verso Vercelli. I due agenti appesero alla macchina una Union Jack, la bandiera britannica, e una bandiera bianca e parcheggiarono la macchina a Chivasso, una cittadina tra Torino e Ivrea, vicino a un ponte distrutto sul Po. Cominciarono quindi a fare un gran baccano per farsi notare dai tedeschi che, come Reed aveva immaginato, si vedevano sull'altra sponda. Per tutta risposta il nemico aprì il fuoco. Senza demordere i due perseverarono con le urla, agitando le bandiere e finalmente i tedeschi smisero di sparare. 2 tedeschi si fecero avanti ed ebbero una conversazione con gli agenti, ognuno sul suo lato del ponte spezzato. Venne fuori che i tedeschi non avevano barche e quindi non potevano targettare i britannici. I due non si persero d'animo e si tuffarono nel fiume, raggiungendo l'altra sponda a nuoto. Qui furono presi in consegna e avvolti da coperte. Poi furono bendati e scortati nella mensa della compagnia. Qui un ufficiale gli chiese chi fossero e cosa ci facessero lì. Domande più che legittime. Reed, mentendo come un cane, gli rispose che facevano parte dell'avanguardia delle forze alleate e che era venuto a domandare la resa dei tedeschi. L'ufficiale disse che avrebbe riferito al suo generale, che stava accampato a una ventina di chilometri di distanza. Nel frattempo il loro ospite gli offrì da mangiare e da bere e Reed riporta che ebbe una conversazione che definisce interessante nel suo rapporto con quest'ultimo riguardo a Hitler e al nazismo in generale, prima che un altro giovane ufficiale intimasse a tutti e due il silenzio. Venne fuori addirittura che conosceva alcuni degli ufficiali presenti, avendo partecipato a gare di sci contro di loro prima della guerra, mentre altri avevano cercato di mettergli il sale sulla coda durante una sua missione in Norvegia. Alle 6 di sera finalmente il comandante di divisione tedesco accettò di vedere i due.
Furono nuovamente bendati e caricati su un camion, tuttavia i due riuscirono a intravedere le pietre miliari da sotto la benda e si scambiarono le informazioni con grugniti in codice Morse. L'avanzata fu penosamente lenta perché il convoglio si fermava ogni volta che si sentiva il rumore di aerei. A un certo punto l'ufficiale che li accompagnava li informò che tutte le strade per il quartier generale erano bloccate. In quel momento una camionetta che portava munizioni esplose. Reed Ed non è in grado di dire se fosse stata colpita da un aereo alleato o se ci fosse stato un incidente. Tuttavia, questo bastò a scatenare il panico. L'esplosione e i proiettili che schizzavano da tutte le parti fecero crollare i nervi dell'autista, che fece inversione a U e li ricondusse a Chivasso a tutto gas, nonostante le proteste veementi dell'ufficiale tedesco e dei due agenti. Reed Ed riuscì a convincere i tedeschi a ritentare, questa volta con un veicolo che potesse andare fuori strada. Ripartirono quindi nella notte, sempre bendati, e stavolta non furono in grado di sbirciare le pietre miliari. I tedeschi li portarono finalmente di fronte al loro generale al castello di Moncrivello. Il comandante della quinta divisione, generale Steitz, diede a Reed Ed l'impressione di essere un nazista da operetta. Non per niente si era sistemato in un castello. Il maggiore lo descrive come viola di rabbia e sbraitava al suo interprete a pieni polmoni con una voce che, già in circostanze normali, non doveva essere dolce. Reed Ed, sfrontato, ripeté la sua storia. Era lì in quanto rappresentante delle truppe d'avanguardia alleate e chiedeva la resa delle truppe tedesche per evitare inutili spargimenti di sangue. Per massimizzare i suoi vantaggi fece anche finta di non sapere il tedesco, guadagnando in questo modo tempo per inventarsi cosa dire, visto che tutta la conversazione doveva passare attraverso l'interprete. Il generale si lanciò in una tirata in preda all'ira, ma poi, calmatosi, si fece convincere a portare i due agenti di fronte al comandante del 75° Corpo d'Armata tedesco, il generale Schlemmer. Reed Ed riporta che un ruolo chiave nel convincere il generale lo giocò il suo capo di Stato Maggiore, il maggiore Zintel. Evidentemente il morale tedesco andava sfaldandosi. Mentre il generale Schlemmer veniva avvisato, Reed Ed discusse alcuni problemi dell'eventuale resa tedesca. Il vitto per i prigionieri, le loro dotazioni in fatto di armi e vestiti, eccetera eccetera, il che gli permise di estrarre preziose informazioni riguardo al numero e all'equipaggiamento delle forze tedesche. I due ufficiali furono quindi portati a Mazzè, un villaggio poco distante, e finalmente incontrarono il generale Schlemmer. Hans Schlemmer era un ufficiale di lungo corso dell'esercito tedesco, che aveva fatto carriera durante la Prima Guerra Mondiale. Dal 1939 aveva partecipato a tutte le maggiori operazioni della Wehrmacht, Polonia, Francia, Russia e, dal luglio 1944, Italia. Il 26 aprile, quando le truppe tedesche in Liguria si erano arrese, aveva portato i suoi uomini verso nord, attraversando il Piemonte meridionale, con l'intenzione di arrivare fino al Brennero, e si rivelò quindi una noce molto difficile da rompere. Per cominciare, si rifiutò di credere che Reed Ed fosse davvero un ufficiale britannico, il che mise il maggiore in una posizione molto difficile. Ovviamente avrebbe potuto provare il suo status, ma facendolo avrebbe rivelato di essere un ufficiale di collegamento, facendo saltare la storia che fin lì aveva raccontato, e gettando dubbi sul fatto che fosse effettivamente autorizzato a trattare la resa tedesca per conto del corpo d'armata alleato. Per fortuna, Reed Ed aveva ancora con sé, forse per motivi affettivi, la sua tessera identificativa dell'esercito regolare, che ancora riportava il suo grado come quello di tenente colonnello. Complementò il documento con un vivido resoconto della sua esperienza di guerra in Africa, che sembrò convincere il tedesco. A questo punto il generale chiese che Reed Ed gli mostrasse le credenziali del comando alleato che lo autorizzavano a trattare, che ovviamente non esistevano. Anche qui occorre aprire una piccola parentesi. Siamo già ovviamente nell'epoca in cui le comunicazioni sono più facili e veloci. Ci sono la radio ed il telefono, ma nella mentalità militare e diplomatica è ancora radicata l'idea che quando ci sono delle trattative da fare occorre un plenipotenziario, ovvero qualcuno che abbia la facoltà di firmare qualcosa a nome del suo governo. Reed Ed rispose però prontamente che aveva ricevuto i suoi ordini via radio e che lui non era un plenipotenziario, ma piuttosto un ufficiale mandato a discutere i termini preliminari della resa, da poi decidersi in un momento successivo. Reed Ed si spinse anche oltre e informò il generale che, in ogni caso, l'unica opzione che il comando alleato avrebbe accettato era la resa incondizionata di tutte le truppe tedesche presenti. Schlemmer ribatté che, in base al suo giuramento fatto a Hitler, non poteva arrendersi prima della morte del Führer. Morte, peraltro avvenuta quello stesso 30 aprile, ma di cui né lui né Reed Ed erano a conoscenza. Reed Ed gli ricordò la situazione disperata in cui si trovava, la superiorità schiacciante delle forze aeree alleate, l'inutilità di portare lo spargimento di sangue. Convinse infine Schlemmer che poteva considerare la caduta di Berlino essenzialmente equivalente alla morte di Hitler per quanto riguardasse il suo giuramento, e, su questa base, fu prodotta una prima bozza di resa che contemplava il disarmo e la concentrazione delle truppe tedesche in una specifica zona. Reed Ed ora aveva una fretta matta di tornare da Stevens.
Si era convinto infatti durante la sua conversazione che Schlemmer, se lasciato a se stesso, si sarebbe trincerato nella zona, avrebbe fatto saltare tutti i ponti, massacrato la popolazione locale e resistito fino all'ultimo sangue, a meno che non si fosse concluso l'accordo per la resa in tempi brevissimi. Terry fu mandato a Vercelli per contattare la base e Reed, con la macchina fornitagli dal generale Stet, non sappiamo quanto volontariamente, raggiunse Torino appena dopo mezzogiorno, dopo aver messo su in fretta e furia una postazione per il Parlé a Chivasso. Con Parlé si intende, sin dal Medioevo, le trattative tra due forze militari. Stevens declinò di poter trattare con Schlemmer, ma presentò a Reed il colonnello americano McCaffrey, che era lì come plenipotenziario del generale Mark Clark, comandante del 15° corpo d'armata alleato. Reed avvisò l'americano che Schlemmer sembrava il tipo di ufficiale che avrebbe sacrificato le vite di non si sa quante persone piuttosto che rinunciare al suo voto a Hitler, e di cercare, per questo, di arrivare ad un accordo ad ogni costo sul modello della bozza da lui preparata. McCaffrey però rispose che l'unica politica alleata era quella della resa incondizionata e che il comando non era interessato a prevenire eventuali spargimenti di sangue. Reed forse era un po' più preoccupato per la situazione. McCaffrey e un altro ufficiale, il maggiore McDermott, tornarono quindi al quartier generale tedesco. E qui successe il patatrac. Schlemmer, sempre ordinato, richiese le credenziali di McCaffrey, che fu in grado di mostrare solo una lettera del suo comandante di divisione, e immediatamente chiese la resa incondizionata dei tedeschi. La reazione fu prevedibile. Schlemmer si rifiutò, diede ordine di minare i ponti della zona e di far giustiziare un certo numero di italiani considerati spie o collaboratori degli alleati. Il negoziato finì quindi ancora prima di iniziare. Il tentativo di Reed sembrò andare in fumo. Il maggiore, battuto ma non domo, tornò a Vercelli e il giorno seguente, il 2 di maggio, fece rapporto ai suoi superiori, il generale di brigata Daniels e il generale maggiore Pritchard, che lo rispedirono a trattare coi tedeschi con la massima urgenza, dotandolo di credenziali e di una bozza di resa. Reed tornò quindi a Chivasso, dove scoprì che la sua postazione per il Parlé era stata smantellata e la strada minata. Per caso incrociò il maggiore McDermott e insieme decisero di tentare di attraversare un altro ponte che si supponeva essere intatto, visto che Terry l'aveva usato il giorno prima per uscire dalla zona controllata dai tedeschi. Il ponte però si rivelò distrutto e i due iniziarono a girare senza meta, cercando una via che gli permettesse di varcare il Po o il canale Cavour che scorrevano per Chivasso, ma senza successo. Per di più iniziò pure a diluviare. Depressi e zuppi se ne tornarono a Vercelli con le pive nel sacco. A Vercelli però Reed trovò ad aspettarlo un biglietto inviatogli da Moore che riferiva il fatto che la notizia della morte di Hitler era giunta alle orecchie del generale Schlemmer e il suo capo di stato maggiore, il colonnello Faulmüller, era a Biella e chiedeva di lui. Galvanizzato, Reed partì immediatamente per Biella, dove trovò Moore in compagnia dell'ufficiale tedesco. Moore era già riuscito a strappare a Faulmüller la firma di una resa provvisoria. Dopo aver ricevuto anche le Brock e il capitano Neal, Reed e Moore attraversarono Ivrea e raggiunsero di nuovo Mazzè, dove fu accordato che Schlemmer avrebbe raggiunto il quartier generale del 4° corpo d'armata a Milano per firmare la sua capitolazione. Tutti insieme raggiunsero Milano il giorno dopo, dove la resa fu firmata alle 14 del 3 maggio 1945. A questo punto la missione entrò nella sua fase di liquidazione, che si protrasse a causa della lentezza della AMG nel subentrare fino al 31 di maggio 1945. La Cherokee doveva riferire ora su tutti i depositi di armi dei partigiani, recuperare i kit radio, sistemare i circa 50 ex prigionieri di guerra alleati che avevano collaborato con la missione, sistemare tutto il personale italiano e mettere in ordine un gran numero di scartoffie varie. Tutti questi compiti richiesero un gran numero di viaggi su e giù per il Piemonte e il solo aiuto in questo fu fornito non dal comando alleato ma dal CLN di Vercelli, che fu munifico nel fornire macchine e perfino un piccolo aeroplano. La missione inoltre si sentì in obbligo di accettare i vari inviti che piovevano da ogni lato da parte di capi partigiani e CLN locali per cerimonie in onore dei partigiani e della missione che li aveva aiutati, il che aggiunse altri viaggi alla già fitta agenda degli ufficiali. MacDonald e Bell furono infatti comandanti di divisione ad honorem, Moore, Terry e Farran comandanti di brigata, Reed comandante ad honorem di non una ma ben 2 divisioni. Terry ricevette anche da Moscatelli le chiavi della città di Novara. In risposta gli ufficiali britannici distribuirono in lungo e in largo cibarie e sigarette e un numero imponente di certificati di apprezzamento a tutti coloro che avevano aiutato la missione. Reed conclude il suo rapporto dicendo che questi doni furono tutti ben apprezzati dagli italiani, ma su tutti lo furono questi certificati, che, oltre al valore simbolico, ne avevano uno tangibile e ben presto cominciarono a essere venduti per somme piuttosto elevate.
finisce così il racconto della missione Cherokee, la prima missione che ci dà davvero un'idea più precisa dell'enorme mole di lavoro che dovevano affrontare gli agenti sul campo. Non a caso il faldone di questa missione, conservato negli archivi di Londra, è imponente e fa impallidire quello della Gelo o della Incisor. Ancora una volta ci sono temi ricorrenti: i buoni rapporti costruiti con i partigiani, nonostante le diffidenze iniziali, la frustrazione condivisa con loro per i mancati arrivi di materiali, la gioia euforica della liberazione. Come riportò Moore, arrivato a Biella poté finalmente fare il suo primo bagno da 5 mesi. Ancora una volta abbiamo un dettaglio inutile in un report militare, ma ancora una volta si conferma come questi non lo fossero affatto e di come gli agenti cerchino sempre di veicolare l'atmosfera che si viveva in quei giorni. Proprio per questo motivo questi report sono così preziosi e hanno una carica narrativa così alta. La Cherokee nel suo complesso fu una storia di grande successo per l'SOE in Italia. La missione aveva portato a termine tutti i suoi obiettivi. Le città liberate erano in perfetto ordine e la vita civile poté riprendere molto presto. Tuttavia, questa storia ha una coda. La prossima settimana infatti ci sarà un piccolo extra, una piccola sorpresa, sempre relativa alla Cherokee. Vi do quindi appuntamento a sabato prossimo per raccontarla.